Miami significa entrare in un mondo straordinario dove il divertimento sembra contare più di tutto. Ma cosa si può aggiungere al piacere di questa città? Io lo so, una corsa in barca, ma non su una barca qualsiasi. Questo è l'Outer Limit SL36. Outer Limits è il nome del cantiere, vuol dire oltre i limiti. 36 è la lunghezza di questo scafo espressa in piedi, circa 11 metri. E la sigla SL? Beh, non ci crederete, questa barca viene costruita negli Stati Uniti, a Bristol, nel Rhode Island, ma hanno scelto la sigla SL che sta per super leggera, un aggettivo italiano dato a un'auto costruita in Italia, la Lamborghini Gallardo LP 570 super leggera. Come Lamborghini, Outer Limits produce barche solo di altissime prestazioni. Hanno cercato di portare il centro di gravità più in basso possibile, perché da questo parametro dipendono la precisione di rotta e la stabilità, quindi la facilità di controllo, e questo è fondamentale per spingersi oltre ogni limite. Outer Limits, appunto. Poi ovviamente ci sono molte caratteristiche affascinanti come il lusso, i dettagli curati, anche quelli meccanici e l'uso di particolari componenti tipicamente utilizzati nelle tecnologie aerospaziali. Guardate il cruscotto, che finiture! Ogni elemento è un pezzo speciale. Ha prese d'aria di carbonio e cerniere alleggerite. Guardate i comandi, non sono quelli tradizionali, sono gli stessi che equipaggiano le barche da corsa. Ecco perché è speciale. E le poltrone? Vogliamo parlare delle poltrone di pilotaggio? Della pedana puntapiedi? Ci sono anche i sedili dei passeggeri, anatomici, imbottiti, proteggono a dovere. Ma non facciamoci ingannare, non sono queste le cose che ne fanno una barca sportiva. Per capire se merita davvero di chiamarsi come una Lamborghini abbiamo 4 cose da verificare e 3 le vediamo subito. 1, 2, 3, 4, 5. Ci sono 5 step sull'Opera Viva. No, non sono troppi. Sono gli altri cantieri che ne mettono troppo pochi, oppure non li mettono addirittura, perché è molto difficile sapere come farli e dove posizionarli. Il secondo elemento fondamentale di una barca estrema come questa è il metodo di costruzione. Utilizzando fibre di carbonio e resine epossidiche laminate sottovuoto, hanno realizzato una barca robustissima e leggerissima, anzi super leggera. Questo è il top, quello che fanno i migliori costruttori, ma Outer Limits fa ancora di più. Quando lo scafo è pronto, viene ulteriormente trattato in un forno controllato da un sistema computerizzato che provvede a eliminare i problemi di invecchiamento che potrebbero essere causati dagli agenti atmosferici e dal sole. Il terzo punto fondamentale è la propulsione. Occorrono motori potenti e leggeri. Il peso è il principale nemico della velocità per qualsiasi veicolo. Questi sono 2 Mercury 520. Sentite il rumore? Questa è un'esplosione di potenza. Si sente proprio la benzina che esplode nei cilindri. Avete mai sentito un rombo così? Questo è il rumore di Indianapolis o di Monza. Questi motori hanno una cilindrata di 8,6 litri e 8 cilindri a V. Il sistema di iniezione è sequenziale e pesano 533 kg ciascuno, praticamente 1 kg per cavallo. Il sistema di propulsione è completato dai piedipoppieri, naturalmente di tipo racing con doppia elica controrotante. Il passo delle eliche, cioè il loro avanzamento nell'acqua a ogni giro, e il rapporto di riduzione, cioè la marcia, l'unica possibile, sono stati accuratamente scelti per la massima prestazione. È come una cassaforte. Per raggiungere il migliore risultato c'è solo una combinazione di numeri tra il passo dell'elica e la riduzione del cambio. Abbiamo visto che si tratta di una barca molto speciale, ma non abbiamo esaminato la caratteristica più importante, la velocità. Ragazzi, attenzione perché ora si fa sul serio. Diamo gas. Incredibile, anche in fase di planata resta stesa sull'acqua. Non alza il muso, come tante barche da corsa, per ragioni ovviamente legate al loro assetto sportivo.
Ok, 30 miglia, ora alziamo il trim. Ho appena toccato il gas, siamo già a 40 nodi, è fantastica. I flap li leviamo, non servono a nulla. Ha un assetto perfetto. L'accelerazione è fulminante e non potrebbe essere diverso. Siccome la velocità è così alta, io penso che abbiano scelto delle eliche con un passo piuttosto lungo. Eppure plana bene nonostante questo. Ragazzi, siamo a 50 nodi, in perfetto relax. Anzi, adesso ci facciamo una bella virata qui sotto i grattacieli di Miami Beach. Fingerò di essere un po' annoiato facendo questa virata a 50 nodi, come se la barca non fosse soddisfacente. E invece regala molte emozioni. Fantastico! Ok, proviamo a spingere un po' di più. Scivola su questi 5 step che hanno disegnato e al contrario di altre barche sportive ne hanno messi anche nelle sezioni prodiere. Questo è fantastico, non lo fa nessuno e invece serve moltissimo perché sento che la barca si appoggia dolcemente sull'acqua per tutta la sua lunghezza. Polverizza l'acqua in modo che non si attacchi alla carena e per questa ragione corre così veloce. 60 nodi! Non devo fare correzioni di trim o di flap, la barca va da sé. È una barca da diporto, non da corsa. Ma guardate la velocità! Incredibile, vero? È perfettamente bilanciata, questo significa che non hanno disegnato solo bene la carena, che oltretutto è molto profonda, ha un D-rise di 24 gradi, ma vuole anche dire che hanno sistemato i pesi in maniera corretta, non devo mai toccare il timone, anche quando incontro delle onde al traverso, resta sempre perfettamente in rotta, è fantastico! Non devo correggere lo scafo, la guido con i piedi poppieri, che sono naturalmente di tipo racing. Non la conosco, quindi non posso esagerare, è la prima volta che la guido. Certo, Mike Fiore, il fondatore del cantiere, la conosce molto bene perché lui l'ha disegnata e l'ha anche collaudata. Ha realizzato cioè quel setup fondamentale per raggiungere certe prestazioni. Mike Fiore è un grande pilota, ha corso in diversi campionati, ha vinto molte competizioni, molte gare, è anche campione del mondo. E lui con questa barca mi ha detto di aver toccato le 97 miglia per ora. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare noi. È una barca di 37 piedi, ma è larga appena 9 piedi e pesa meno di 4.000 kg. Abbiamo più di 1.000 cavalli e questo significa che abbiamo un rapporto peso-potenza di 4 kg cavallo, anzi anche un po' meglio. I motori sono stati messi staggered, cioè sfalsati uno rispetto all'altro, perché in questa maniera si riesce a tenere le eliche molto vicine tra loro. La spinta è praticamente come se fosse una sola, quella di un unico propulsore, e questo è un grande vantaggio in termini di velocità. E adesso ci buttiamo al massimo dei giri del motore, 5200 giri. Diamo un po' di trim. Solleva, diventa ancora più leggera, super leggera. Oh oh! 90 miglia per ora! Beh, c'è un unico desiderio che non ho, andare di più. Fantastico, mi basta. Velocità altissima, accelerazione fulminante, tenuta perfetta, assetto eccellente, tutte emozioni che potete provare anche in pista, magari con una Ferrari 458, ma che sul mare hanno un altro sapore. E poi, a differenza di un'auto, quando avete finito di correre, potete anche rilassarvi.